Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2023. Ok, allora ne abbiamo due. La prima è la sacerdotessa, wow, e la seconda è la ruota della fortuna. Valeva la pena prendere questa carta. Bene, amici della bilancia, allora le previsioni di oggi sono generali, ne seguiranno poi altre tre, come tutti gli anni, una sulla crescita spirituale, un'altra sull'amore e gli affetti e una terza poi andrà a vedere il lavoro e l'economia, ok? Ho fatto un po' diversamente rispetto agli altri anni, niente, era per dirvelo. Allora, mostrami, bilancia, le tendenze. Partiamo subito con la carta del mondo, un cavaliere di bastoni. Un cavaliere di spade, otto di bastoni, abbiamo un 2 di spade, un 3 di bastoni e un 3 di spade, ragazzi. Allora, andiamo un po' a vedere il movimento energetico generale. Partiamo da questo mondo. Il mondo parla sempre di un ciclo che si chiude, è un compimento. È come se aveste terminato una certa fase della vostra vita. Anche qui avete la ruota della fortuna, ragazzi. La ruota della fortuna è una carta che parla di karma, di cambiamenti, di ciclo. E con la carta della sacerdotessa ho come la sensazione che qualcuno qui può iniziare a vedere più in là di quello che non abbia fatto fino ad adesso. Abbiamo poi questi due cavalieri. Allora, potrebbe rappresentare una persona nuova, una conoscenza nuova, una nuova passione, un nuovo modo di... come vi posso dire? È come se ci fosse una sorta di energia rinnovata all'interno di voi, ma è come se aveste ancora bisogno di imparare a dare una direzione a questa energia. È come se nel primo semestre del 2024 foste tanto proiettati in avanti, ma un po' barche in balia del vento. O perlomeno questa è un po' la sensazione che ho adesso. Poi andiamo a vederli con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche un 8 di bastoni e qui ho come la sensazione che ci potrebbero essere dei cambi inaspettati, delle notizie, delle novità, delle questioni che diciamo che si affrontano, che normalmente con l'8 di bastoni sono positive, eh. Allora andiamo a vedere subito carta per carta. Andiamo a vedere il mondo. Imperatore, 5 di coppe e 3 di bastoni. Allora, per qualcuno può essere la chiusura di un ciclo abitativo, quindi può essere che nel primo semestre cambiate casa, piuttosto che tipo di regole, tipo di, diciamo, zona di comfort. Tenete presente che il mondo è anche una carta che appunto parla proprio di trasferimenti fisici, di traslochi, di cambi di residenza. È come se finisse un certo tipo di staticità. Infatti di qui iniziamo a vedere quello che è la dinamicità del prossimo anno. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni.
Abbiamo un 10 di spade al contrario e un asso di coppe al contrario. Sì, ripeto, qui siete come energia allo stato puro. Avete tante... vi dico che per qualcuno potrebbe essere una nuova persona ehm, che diciamo, ehm, che potrebbe attirarvi. Non è tanto qualche cosa a livello romantico, però sì, potrebbe essere qualche cosa a livello passionale. E questo, l'asso di coppe, è girato a testa in giù, perché qui c'è un 10 di spade, dovete ancora liberarvi di questa perdita del ciclo passato. Probabilmente dovete ancora fare un lavoro di perdono, piuttosto che di autoanalisi o cose di questo genere. Però vi dico, le potenzialità con questa persona ci sono, però siete un po' voi che probabilmente nella prima parte dell'anno siete ancora in questa fase di transito, di transizione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un 2 di coppe e un 5 di bastoni. Mm. Guardate ragazzi, ho come la sensazione con questo 2 di coppe al contrario e questo 5 di bastoni che non vogliate più scendere a compromessi, ovvero è come se piuttosto che abbassarmi cambio strada, ho come questa sensazione. Qui c'è appunto, come vi dicevo, la fine di un ciclo passato, il vostro rinnovato entusiasmo, la voglia di andare avanti, questa fonte di energia che è talmente abbondante che e però non è direzionata, che tendete o rischierete di sprecare energie certe volte. Soprattutto con questo 5 di bastoni che parla di lotte di poco conto, per cose che non vale la pena, per cui non vale la pena, insomma, no? Però con questo 2 di coppe, al contrario, io ho proprio la sensazione che è come se arriverete ad un certo punto dove direte no, adesso basta, non mi accontento più, non sto più zitto, più zitta, non sto più ferma o fermo o qui ad aspettare. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 5 di pentacoli e papa al contrario. Guardate ragazzi, qui ho come la sensazione che ci sia una, perché sono due carte che raffigurano una persona di chiesa e qui c'è una chiesa. Allora, per qualcuno può far riferimento a un rifugio di tipo spirituale. Sta di fatto, questo messaggio era per pochi, però sta di fatto che è come se ci fosse una sorta di presa di consapevolezza di uno stato di carenza che può essere sia economico, ma può essere anche caratteriale, cioè può anche essere con il 5 di pentacoli che qualcuno qui non sia abbastanza autonomo a livello caratteriale. In realtà partite con un imperatore, quindi ho come l'idea, come la sensazione che ci sia una sorta di stabilità. Può anche fare riferimento alla rigidità, comunque. Ok, andiamo a vedere le carte sotto. Ah, scusate, il Papa al contrario di solito parla di rottura di certi contratti e qui effettivamente non volete entrare non volete scendere a compromessi con nessuno. Ehm, per qualcuno ho come la sensazione che si lascia indietro una certa relazione per farne entrare un'altra, ma qui il consiglio è fate attenzione con chi, fate attenzione a chi è questo cavaliere di bastoni, perché a parte che potrebbe essere una persona che ha già una situazione in piedi, ehm,
potrebbe essere che questa persona non vi dia quello che realmente voi meritate. Qui c'è da parlare chiaro fondamentalmente con l'otto di bastoni. Non accettare niente che sia meno di quello che voi meritate. Vi dico che potrebbe essere una persona sposata perché c'è questo ehm, papa al contrario, ok? Diversamente, se non riguarda una relazione magari di tipo romantico, io l'ho letta così perché c'è un due di coppe, o di tipo affettivo, se non è romantico, potrebbe anche fare riferimento a qualche cosa di più generico dove è come il ok, non mi accordo più con nessuno, non faccio più contratti con nessuno, piuttosto ci perdo, piuttosto guadagno meno, però è un po' come ok, non mi svendo più. Difatti poi qui abbiamo la ruota della fortuna, il cambio. Andiamo a vedere le carte qua sotto. Allora, qui abbiamo un 2 di spade, un 3 di bastoni e un 3 di spade. Vi dico, io qui ho anche la sensazione che tra la sacerdotessa, che molte volte fa riferimento a delle scelte da dover effettuare, vi dico così perché qui abbiamo un 2 di spade che mi ricorda molto la carta della sacerdotessa perché ha anche questa luna e la ruota della fortuna che appunto parla di cambi di ciclo, cambi karmici. Io qui ho la sensazione che quello che dovrete valutare è che tipo di cambio, che tipo di strada, che tipo di futuro voi volete. Questa persona, questa situazione, questo lavoro, questa relazione rientra nei vostri piani futuri così com'è oppure non la volete così com'è e vorreste altro? Si tratta proprio di guardare quali sono le possibilità di espansione. Allora, andiamo a vedere il due di spade. Abbiamo un 6 di spade, un 4 di coppe infatti è un 6 di denari al contrario. Sì, ragazzi, qui quello che vi vogliono dire le carte è di togliervi un po' la benda dagli occhi, di uscire da quelle che sono le credenze che avete voi, di questa, o può anche far riferimento alle credenze che vi siete fatti di questa relazione o situazione, soprattutto se è una persona o una cosa, una situazione che è presente nella vostra vita da parecchio tempo. Ci sono dei problemi familiari, delle credenze limitanti, dei pensieri negativi, qualche cosa, dei problemi anche potrebbero essere che è ora di lasciare indietro, soprattutto perché primo non sono i vostri, secondo perché tanto nessuno vi dice grazie o se lo fanno non vi ripagano mai quanto in realtà meritate o meritereste. Andiamo a vedere il 3 di bastoni perché qui si tratta di focalizzare quali sono le reali possibilità di espansione per voi. Allora abbiamo un 8 di bastoni che avevate già qui, un 2 di bastoni, questo è il 3, un 4 di bastoni, quindi avete 2, 3, 4, un bel mago e un cavaliere di spade di nuovo al contrario. Dunque io credo che quello che vi può aiutare in questo prossimo periodo è usare proprio il terzo occhio, come vi posso dire, la vista lunga, ecco. Perché è un po' quello che vi suggerisce il 3 di bastoni. Vi dico, queste quattro carte sono tutte al contrario, ma qui ho l'idea che è come se fosse il mondo intorno a voi che non vi appoggerà tanto. Cioè, la cosa che vi può essere d'aiuto in questo prossimo periodo più che tutto è, come si dice, raccogliere, prendere informazioni sul tipo di passaggio, sul tipo di persona, magari o situazione che state affrontando, il che vuol dire vedere più punti di vista ed eventualmente anche comunicare con la persona interessata o con, mi parlano di ente, quindi non lo so se state magari
provando ad entrare in un ente pubblico o cose di questo genere, però è un po' come il create una conversazione, create un qualche tipo di aspettativa. Non vi aspettate comunque la stabilità, vi dico, perché siete ancora in una fase dove vi manca una certa determinazione. E più, e anche qui è vero che avete questo modo di pensare un po' negativo, ma è così anche perché, scusate, è come se doveste imparare a vedere quello che adesso non riuscite a vedere, come se vi dicessero di pensare in grande. Però per adesso è ancora pensare, ok? Vi dico un po' quello che vi vogliono dire queste due carte. Il fatto di riuscire a vedere nel lungo periodo, proprio come dice il 3 di bastoni, cioè di non guardare subito nel qui e ora, ma guardare oltre quello che è... La sacerdotessa guarda oltre la dualità, quindi oltre quello che è giusto o sbagliato. Prende una cosa come per certa, è un dato di fatto, non lo giudico e da lì parto, da lì prendo le mie decisioni, no? Però appunto è più una fase di studio il cambiamento. Cerco di togliermi le bende dagli occhi, cerco di lasciarmi indietro i problemi. Andrò a vedere anche questo 3 di spade. Il sole e 8 di denari. Guardate ragazzi, in realtà non lo vedo così brutto il 3 di spade dopo che ho estratto queste due. Però è come se fosse in una fase un po' di frustrazione nel prossimo semestre perché qualcuno sarà assorbito dalla quotidianità, dal lavoro, qualcun altro potrebbe essere assorbito dai figli piuttosto che da degli spostamenti, dei viaggi. Fondamentalmente è come se faceste fatica a vedere proprio per questi impegni quotidiani che vi distraggono. È anche un po' quello, c'è tanta energia, come vi posso dire, nelle parti alte, in quello che è la bocca, la mente, c'è poca azione, poca determinazione. Però è una fase probabilmente che vi aiuta a capire quali sono i cambi necessari che dovete affrontare nella vostra vita o nella vostra relazione. Vi dico, per qualcuno mi sembra proprio il termine di un ciclo per far iniziare un ciclo nuovo. È come se ci fosse una situazione che avanza in un certo modo, poi in un certo senso è come se ci fosse una sorta di declino, in questa zona della lettura. Qui abbiamo una fase di dubbio, una fase che vi fa rimanere un po' in forse, e dopodiché vediamo che praticamente è più un lavoro di studio, di organizzazione del cambio, più che il cambio in sé che verrà fatto. Può essere che appunto con questo 3 di spade, ragazzi, non vi nego che potrebbe essere un passaggio, diciamo, con qualche sofferenza, no? Però tutti i cambiamenti comunque hanno una componente di sofferenza, è abbastanza normale, però comunque la vedo una buona lettura. Cambi in vista comunque, sta di fatto che con la ruota della fortuna si cambia un ciclo karmico. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Repressione. E confronto. Vi dicevo prima che qui l'energia è tanto nella testa. Ci sono i pensieri che vi schiacciano, guardate, qua ci sono le nuvole che stanno schiacciando la persona. Provate a meditare un pochettino, provate magari a fare qualche corso di yoga, a mettere qualche musica rilassante, vedere come vi posso dire, di mettere un attimo in pausa i pensieri. E poi c'è il confronto. Ecco, questa carta è molto bella perché stavo guardando se ce l'avevate nei tarocchi tradizionali, no. È un 5 di spade, però è molto bella perché dice che qualsiasi tipo di confronto voi facciate tra voi e un'altra persona
è un confronto che non ha senso sia fatto, perché ognuno di noi ha un'impronta universale unica ed irripetibile, quindi nessuno si può confrontare con qualcun altro tendenzialmente, ok? L'ultimo messaggio, andiamo a vedere cosa vi dicono. Wow, amore, vivi la tua verità e condividi l'amore che è nella tua anima. Wow, che belle carte. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere comunque nei commenti, io li leggo sempre. Ricordatevi di mettere like, se volete potete iscrivervi, condividere il video e per chi ha piacere può anche abbonarsi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di esoterismo, insomma tratto temi un po' più densi che spiegano come usare e muovere l'energia, ok? Poi se invece vi interessa un percorso di tipo individuale, mi potete sempre contattare all'indirizzo email e il percorso individuale va a lavorare sulle credenze limitanti, ok? Quindi è proprio specifico per quello. Bene, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!